Hail Riders e benvenuti dal vostro Medors. Grazie al supporto della concessionaria Voge Comimoto di Viterbo abbiamo avuto modo di toccare con mano una moto decisamente interessante, soprattutto per gli appassionati delle moto dual da fuoristrada, ossia la Voge 300 Rally, che trae decisamente ispirazione dalla Honda CRF 300 Rally e che andremo ad analizzare proprio mettendole una di fronte all'altra. Purtroppo questa intro l'avevamo registrata in loco, però c'è stato un problema con il filmato quando è stato esportato dalla memoria esterna sul PC e quindi la intro del buon Sabatone nazionale su questo video non è presente, però questo video l'abbiamo utilizzato per tracciare più a livello commerciale questa moto. Per gli aspetti ancora un po' più tecnici, un po' più emozionali, vi invito, qui nel link in alto, ad aprire il video del mototurismo italiano. Detto ciò, con questa piccola mini intro, torniamo nel vivo della questione, andando a confrontare i due modelli. Due moto dai contenuti molto simili, se andiamo a vedere anche a livello motoristico abbiamo un doppio albero a camma in testa anche sulla Voge, esattamente come sulla CRF 300 Rally. Anche i pesi. Loro la dichiarano a secco, barano un pochino. 150 contro 153 litri di carburante. Le misure sono quelle, la CRF 300 Rally siamo sui 12 litri di serbatoio e un peso con il pieno però di 153 kg, quindi... Oggi che abbiamo la fortuna di avere tutti e due i modelli, Andrea, a livello di mercato, a sto punto ti faccio io la domanda Va bene. ormai da come fosse una live, come fosse una diretta, no? Pronti? Cavalli e più o meno le differenze sostanziali, perché lui è venditore Honda, dietro abbiamo la concorrenza che mi ha obbligato anche a frustate a mettere la maglia, ma secondo te quale può essere sia la parte di mercato, che differenzia queste due moto, come ci entrano e le differenze anche tecniche, no? Parliamo anche un po' di tecniche, poi te che parli il politichese, no? Io dovrò essere molto misurato, perché dietro appena stacco il video la concorrenza mi dà una tortorata, se esagero. Il concessionario ti possono licenziare. E il concessionario mi posso licenziare, quindi io dovrò essere proprio più neutrale della Svizzera. Quindi partiamo sulle caratteristiche tecniche in generale. Ok, allora come potenza siamo lì. Abbiamo un 28 cavalli per la Voge e qualche cavallo in meno, ma mezzo cavallo praticamente, 27,3 sul 300, quindi siamo lì come potenza. Altezza sella, la 300 Rally è più calzabile, parliamo di 2 cm in meno, 88,5 contro i 90,5 della Voge. Un'idea di paragone però, ho tolto la panza, però è lui che è grande, non è che la moto è piccola, io sono 1,72, quindi l'amico Andrea è anche per farvi un riferimento un attimino quanto è alta la moto e che tipo di... Oddio! Ecco qua, se parliamo di misure, giusto Andrea? Adesso vuoi che la trasformo in una pit bike? Oh, ma non sapevo che in Honda facevano anche le pit bike. Io so dire, o il pilota o il pilota è troppo grande o la moto è troppo piccola. C'è le informazioni in generale poi sul motore, picco di potenza e quanto al limite, se non vogliamo... Su una prova magari dinamica. Che è tutto in mano alla concorrenza, poi io alzo le mani. Vedremo. Forse, intanto questo è un primo contatto. Esatto, soprattutto perché siamo i primi in Italia. Addirittura abbiamo battuto tutti. Abbiamo battuto tutti, anche... No, non si poteva dire, bippalo. Ok, allora saluterò e basta. Sì, facciamo così, ciao. Ciao. La differenza però che ti volevo... È il prezzo. Esatto, parlando del politichese... Honda diciamo ha il suo prezzo, parliamo di 6.810 euro prezzo FC, quindi esclusa la messa su strada, contro la Voge invece che viene 4.190 euro, quindi... Quanti messi in strada? 400 euro? 300 messi in strada e 180 l'additional cost. 300 messe in strada e 180 additional cost. Comunque rimane un prezzo inferiore pure rispetto alla versione L, quindi quella un po' più scoperta, col serbatoio più piccino. Sospensioni? Anche se non abbiamo studiato i dati, ma a livello di misure, che penso che Andrea lasci tutto sotto in descrizione, no? Come le vedi? Come sospensioni
io diciamo la Voge la vedo veramente tanto affine a Honda. Poi certo ci sono diciamo delle incognite, valore sul mercato, cara concorrenza, ovviamente una moto che viene acquistata a un prezzo inferiore come svalutazione. C'è anche il marchio che comunque si sta già affermando, sta prendendo parecchio piede, e in più qui parla comunque ad una nicchia, se vai a vedere, comunque chi cerca una moto dual però non competitiva, quindi potrebbe fare bene. Consiglieresti poi una moto del genere? Da venditore, diciamo a una persona che la vuole acquistare e tritare di chilometri senza stare a pensare magari a fare una moto di transizione, perché ovviamente spendi poco ma ti rientra poco, mentre diciamo con un'Honda comunque il valore tiene bene. Però i cinesi hanno corso subito ai ripari, come hanno visto che in casa Honda queste moto hanno cominciato a vendere, loro sono subito arrivati, anche se questo qui sotto marca Leoncin già viene venduto da anni, è carburatore. Qui se per caso vi siete persi il mio video, lui ve lo lascia in alto a sinistra. A voglia, poi mi giri il link. Dove questa qui sotto è Bosch, ci ha pensato mamma Bosch. Oggi parliamo sempre di un marchio comunque premium cinese, che fa parte di un colosso importante, quindi diciamo non è... Si fanno anche le viti dentro, quindi come dotazione tecniche, solamente già a primo avviso, quella lì è la moto di Isabella. Ma dai, ma sei un animale, ma già la live non te lo ricordavi? Ma me lo ricordo, con i nomi ragazzi, che è comunque kittata con paramotori, portaborse, dietro di originale non c'ha la piastra né niente, invece qua Andrea... E vabbè, questa diciamo poi è una politica molto in auge per il marchio Voge, per i cinesi, ma anche per dire ecco, CF e Benelli mettono barre paramotore nel prezzo, qualcuno addirittura anche le valigie in qualche promo. Una recensione alla Mad Doors, ok, quella proprio, quella cattiva, quella... So che non la puoi fare perché qui un attimino ci sono in ballo delle cose che... Allora, io diciamo con la mia stazza non da peso piuma, posso dire che salendo in sella su entrambe così in maniera statica ho sentito lo stesso livello di affondamento sia sulla 300 Rally diciamo in concessionaria e sia sulla Voge per quanto riguarda il mono dietro, mentre davanti ho sentito più sostenuta la Voge, quindi per me che ho il mio peso magari può essere una cosa positiva. Certo c'è da vedere poi in fase dinamica quanto scorra bene la forcella, però su quello dobbiamo provarla, dovremmo provarla concorrenza. Se ne porta a bancale, ecco. Grazie. Grazie concorrenza. Grazie concorrenza. Invece volevo chiederti Andrea, a livello di rete vendita, oltre al mercato, come la vedi poi in un futuro? Honda ormai è assodata che... Penso la trovi pure in Turkistan. Dal falegname al venditore di mozzarelle, davvero, trovi il pezzo di ricambio. Con Voge invece, secondo te, come la tua lungimiranza, come la vedi? Beh, diciamo che i numeri di vendita interessanti li stanno facendo, pertanto la potenza economica poi non gli mancava già nemmeno per le vendite che facevano in patria, quindi se hanno tentato l'assalto all'Europa hanno sicuramente i mezzi e per continuare ad assaltare il mercato dovranno aumentare la rete vendita. L'importatore in Italia, se non sbaglio, lo stesso di Kimco, dovrebbe essere dalle parti di Brescia, quindi anche penso il magazzino ricambio e quello robino almeno per l'Italia. Per l'Italia c'è, Non sì. dovrebbero Sì, esserci sì. problemi. Probabilmente anche in Europa si attrezzeranno. Adesso è un fenomeno prettamente italiano la vendita Voge. Se andiamo a vedere i numeri sugli altri mercati europei, per ora faticano a entrare dentro, ma non so nemmeno se ci hanno veramente provato. Io, siccome che è quasi 2 anni che seguo questa moto, Ok. vendendola sotto marchio Leoncin era carburatori e quindi in tantissimi altri mercati meno ricchi è una moto che usano un po' all'Himalayan, se facciamo ormai nomi, quindi voglio dire, però obiettivamente loro sono arrivati con un prodotto più premium, dandogli questa spinta con l'iniezione Bosch, mettendogli l'ABS e quant'altro. Doppio canale poi. Esatto, hanno fatto una sorta di step, ha detto se vuoi la moto premium compri Voge e Leoncin, quindi esiste da tanti anni, c'è in Russia, che davvero macinano tanti chilometri. Io infatti parlavo solo diciamo di numeri di mercato, per ora col marchio premium su altri mercati non so se si sono nemmeno proposti, può darsi pure che magari non abbiano provato nemmeno l'ingresso dall'importatore, quindi... certo. Qui hanno trovato terreno fertile e stanno raccogliendo bei risultati e sono molto curioso di provarla perché è una moto interessante offerta a un prezzo molto buono, considerato che poi...
anche meno di Royal, e poi se consideriamo che l'utilizzo di questi modelli qui è comunque un utilizzo dual, magari ecco, fai cadere una moto che costa un pochino meno, capito, 2 martellate, la sistemi, una cosa proprio rozza, nastro americano e vai, rispetto ad altri modelli che magari hanno un costo superiore. Può essere interessante, ecco, quindi toccherà vedere come si comporterà. Raga, io ho finito le domande di fare ad Andrea. Andrea, te hai finito? Basta, penso che abbiamo detto tutto, bisogna solo far parlare la moto in prova. Sperando che la concorrenza, no mia perché mi ha mandato anche la maglia, però la devo ridare, di provarla. Puoi venire qui concorrenza? No, non si vuole palesare. Quindi Andrea, salutiamo tutti i ragazzi del canale di Mad Horse. Grazie a tutti per averci seguito, passate a salutare il buon Sabatone Nazionale, il mototurismo italiano. Da vicino così. Dai, Visto così che, abbracciati. che eravamo Cuore a presi cuore. dalla bellezza di questa moto, ci siamo dimenticati di ringraziare due grandissime, grandissime? Ma sì, Possiamo dai. fare chiamarle grandissime? Dai. No, due grandissime persone. A Christian di Motorhard No, viene, non si vuole. che Lo ci ha- ringraziamo, ma non si presenta. che ci ha ospitato, anche se ci ha fatto piegare la piazzola del Motorhard Summer Camp 2022, e soprattutto Comimoto. Grazie concorrenza Comimoto. Che ci ha dato Non questa os- Voyager vi metto 240. comunque i riferimenti in sovraimpressione del buon Valerio. Vicino a te che sembra più alto. Oramai proprio mi schifa. Grazie Valerio, grazie Grida, vieni qui dai, Dai, chiudiamo il su, video, su, chiudiamo il video, chiudiamo il video. Per il Summer Camp 2023, olè! Ciao ragazzi, alla prossima.